Raga, forse, ma dico forse, ho trovato il sostituto perfetto di Stomp. Shh, non facciamoci sentire. La forma c'è, il suono pure, aiutami a decidere. Chitarristi, bentornati su Shape Your Tone. Sono sempre io, Ale, e sono sempre ovviamente qui. Io ci ho provato ad andare a pescare, giuro, però non mi vogliono. E vi starete chiedendo, perché a pescare? Lasciamo perdere l'italiano discutibile di questo commento. Io te lo leggo così come è scritto e mi tolgo qualsiasi responsabilità. E non ti leggo neanche la parte iniziale dove dice di avere un astrato cast. Già c'è una critica slash e quella ci pensa lui a fare il suo hater della settimana. La tua chitarra è bellina, sii tu che si moscio. Vai a pescare, che è meglio. Povero Gary Moore, un consiglio, vai a pescare. Raga, ci proviamo davvero. Cappello da pescatore, perché il cappello serve per acchiapparli tutti. Si gira al contrario. Corda tirata giù dalla Les Paul è per forza fortunata. Raga, aiuto! Raga, pesa tantissimo! Preso! Avvocato! Aia! Raga, guarda! Come avete visto dal sacchetto, questa pedaliera mi è stata mandata dai ragazzi di Musical Store 2005. Consapevoli del mio amore folle per HX Stomp, mi hanno detto: ah sì? Te la facciamo passare noi a Stomp Mania. Neanche il tempo di battere ciglio e il corriere era sotto casa. E poi cosa fai? Non l'attacchi, non la suoni? Sto parlando ovviamente della Boss GT1000 Core, una pedaliera che esteticamente lo ricorda molto Stomp. Ormai Stomp lo conosco come le mie tasche. Ti lascio qui la playlist in cui ti dico tantissimo di lui. Questa Boss piano piano la sto scoprendo e più la conosco più mi piace. Se questo video arriva a 1543 like, facciamo un video confronto tra Boss GT1000 Core e HX Stomp. Le facciamo sfidare botte, vediamo cosa succede e soprattutto scopriamo chi vince. E iscriviti anche al canale, perché quando arrivo a 20.000 iscritti lo sanno tutti quello che faccio. Se tu non lo sai, malissimo, recupera, il video è qui. Tornando a noi, appena tirata fuori dalla scatola, First reaction, shock. è davvero microscopica. Io me l'aspettavo un po' più grande di così, ma dopo che ho aperto la scatola, una volta tirata fuori, mi ha davvero impressionato. Queste pedaliere fatte così piccole, per me sono manna dal cielo. Quando vado a suonare mi piace tantissimo uscire di casa con soltanto la custodia della chitarra e tutto quello che mi serve deve starci dentro. Al massimo mi porto una valigetta piccola con cose di scorta, attrezzi, corde, non si sa mai cosa può succedere agli altri, perché sono sempre gli altri che vengono a chiedermi le cose. La potenza della macchina è rimasta la stessa della sorella maggiore. L'unica cosa che cambia è la forma dello scatolotto in cui è costruita, è semplicemente più piccola e con meno bottoni. Mi dispiace un po' che lo schermo sia in stile Game Boy, ma capisco tutte le ragioni che hanno portato a questa scelta. E se arrivi in fondo al video le capirai anche tu. La qualità generale comunque è quella di Boss. In più al suo interno troviamo anche qualche chicca che è davvero interessante. Abbiamo l'input stereo, output stereo, 2 loop send e return per i pedali esterni oppure per il metodo 4 cavi, slot per i pedali di espressione oppure per dei controller aggiuntivi, e sono ben due, uno dietro e uno sul lato della macchina, e poi sempre sul fianco troviamo le porte MIDI. Sul pannello frontale invece abbiamo i 3 switch, tutti gli encoder per modificare i parametri e i vari bottoncini per navigare tra i menu e ovviamente lo schermo. Quello che offre questa macchina per quanto riguarda le connessioni hardware è folle, se pensiamo a quanto è piccola. Tutte queste connessioni ci permettono di collegare i nostri pedali tradizionali e gestirli in catena direttamente dalla macchina, farci il metodo 4 cavi, fa anche da scheda audio, e te lo dico subito perché lo so che poi me lo scrivi nei commenti: ma fa da scheda audio? Sì, fa anche da scheda audio. In più tutte le uscite sono indipendenti, quindi possiamo collegarla tranquillamente, una al mixer con la simulazione di cassa attiva e una senza simulazione di cassa al tuo ampli per sentirti tipo monitor. Tanta roba. Capite bene che tutta questa potenza di calcolo mischiata a tutte queste connessioni possibili rende questa macchina utilizzabile in qualsiasi contesto. E a tutto questo si aggiunge anche la facilità di utilizzo, che già è tanta sul pedale, ma aumenta ancora di più se usiamo l'editor su PC. Però no, mi spiace per i ragazzi di Musical Store, se volete farmi mollare il mio HX Stomp dovete fare di più. Questo non basta. Ora ti faccio sentire qualche suono, poi ti faccio vedere l'editor perché è stupendo. Però poi non scappare, ci sono altri suoni perché ne fa tantissimi tutti belli. Ah, e ti ricordo anche che di ogni chitarra che uso ci ho fatto un video sul canale. Ti escono qui in alto ad ogni cambio strumento.
Come puoi vedere dalla finestra sul computer, dopo aver collegato la pedaliera, abbiamo tutta la catena del suono davanti. Dobbiamo soltanto scegliere quali blocchi e quali parametri cambiare e basta. Questa cosa mi ha stupito un sacco, perché ero abituato aprendo l'editor a vedere sempre soltanto gli 8 blocchi di Stomp. Vederne 24, così di fila, tutti pronti, tutti subito, è stato piacevole, devo dire. Tutti questi blocchi però possono essere anche motivo di confusione. Se questo è il tuo caso, con il mio corso Master the Sound ti spiego tutto quello che ti serve per trovarti a tuo agio di fronte a queste schermate. Puoi notare anche che su questi preset abbiamo la catena che a un certo punto si divide in due. E questa cosa mi serve tantissimo per spiegarti una chicca clamorosa. La macchina ha solo 3 switch e capisco benissimo che qualcuno potrebbe avere dei problemi nella gestione dei suoni con solo 3 bottoni, ma sono arrivati quelli di Boss e hanno detto no. Possiamo assegnare il cambio di percorso allo switch controller che abbiamo sul pedale. Su ogni percorso abbiamo un amplificatore che può essere completamente diverso da quello dell'altro percorso. Con un tap solo possiamo andare a cambiare tutta questa catena, quasi cambiare preset, perché poi tutti i blocchi sono spostabili liberamente all'interno della catena e nessuno ci vieta di fare 2 catene in parallelo con 2 amplificatori diversi e cambiare suono semplicemente in questo modo. Ti faccio un esempio al volo con l'editor. Nella catena 1 metto un ampli cattivo, bello distorto, senti qua. E nella catena 2 metto un ampli completamente pulito. A questo punto sui 2 percorsi ho 2 suoni completamente diversi. Da una parte uno cattivissimo e dall'altra uno molto più tranquillo. Con lo switch Ctrl 1 posso passare da una all'altra senza cambiare preset, ad esempio. Unisci questa cosa con la possibilità di gestire in manual i singoli effetti. Immagina di avere ad esempio il delay, hai praticamente il controllo totale del tuo suono. Mettiamo il caso che però la modalità manual ti stia un po' stretta. Puoi comunque trasportare i blocchi delay all'interno della catena dove vuoi. Puoi prendere un blocco delay e metterlo sulla catena numero 1 e un altro blocco e metterlo sulla catena numero 2, configurarli in modo diverso e così hai 2 delay diversi sulle 2 catene. Cambi completamente il suono e non soltanto l'amplificatore. Così cambi sia l'amplificatore che gli effetti. Tanta roba. Adesso te ne dico un'altra. Praticamente per ogni effetto possiamo andare a creare un preset. Così ogni volta che vuoi usare un distorsore oppure un delay regolato in un certo modo molto particolare, non devi copiarlo, spostarlo, scriverti i valori dei parametri su un foglio, poi andare sul preset nuovo, ricostruirlo. No, ti faccio vedere come. Ti basta semplicemente regolare il pedale come vuoi. Poi puoi salvare la regolazione in Stompbox. In questo modo, in qualsiasi preset tu sia, quando attivi l'effetto, vai poi sotto la voce Stompbox e scegli quello che hai creato. Così avrai esattamente la stessa regolazione sullo stesso effetto. Sta cosa è comodissima. Siamo sinceri, noi chitarristi siamo molto abitudinari. Una volta trovate quelle 3-4 regolazioni che usiamo sempre, basta. Quale possiamo anche salvare, tanta roba. Detto questo, come ti ho promesso prima, ti faccio sentire altri suoni ora.
Questi suoni, tanta roba, ma ora cerchiamo di capire perché funzionano così bene. Boss se ne è uscita con questo sistema chiamato IRD. Si tratta di un sistema che va ad intervenire sulle simulazioni degli amplificatori e delle casse. Praticamente tutti, quando simulano gli amplificatori, vanno a simulare l'ampli con il suo pre, il suo finale e la cassa. Boss invece va a simulare anche il rapporto che c'è tra la cassa e la testata. Tutto quello che succede quando un amplificatore va ad interfacciarsi con un qualsiasi cono per chitarra, questa pedaliera lo simula alla grande. Sì, ok, stupendo, ma... E quindi cos'è? Perché è così bello? Tutto questo sistema dovrebbe riflettersi nel suono finale per renderlo più realistico e più gradevole sotto le dita, che è tutto quello che vogliamo noi chitarristi quando suoniamo con una di queste macchine. Il suono deve essere bello, ovvio, ma soprattutto dobbiamo sentirlo bene sotto le dita. Deve darci il feeling giusto. Con questo sistema Boss vuole andare proprio in quella direzione e secondo me ce la fa. Ovviamente su questa macchina è possibile caricare anche delle IR esterne, vai tranquillo. Restando in tema suono, tutto quello che è all'interno di questa pedaliera è ovviamente marchiato Boss. Al suo interno troviamo tutti gli effetti e gli algoritmi più famosi di Boss e sappiamo quanto suonino bene ad esempio i vari pedali della serie 500, gli overdrive, i riverberi, i delay, le modulazioni. È una bella garanzia in termini di qualità del suono. Se ci pensi poi, pedali come quelli costano sui 350 euro l'uno. Immaginati di metterne in fila 3 o 4 e hai già sforato il prezzo di questa. Diciamo che questo è un concetto che nel digitale torna sempre. Spendiamo un po' di botto subito su una macchina, ma è comunque meno di quello che spenderemmo se dovessimo acquistare tutto quello che c'è dentro qui a pezzettini. Dopo tutte queste considerazioni dobbiamo capire se i nostri amici di Musical Store 2005 sono riusciti a farmi cambiare idea. Sicuramente è una pedaliera che suona alla grande. Quello che però mi ha dato più fastidio quando l'ho avuta in mano per la prima volta, proprio a colpo d'occhio, è stato il monitor che è un po' in stile Game Boy e non sono riuscito a trovare la cartuccia di Pokémon giallo perché ho solo Pokémon argento e non ci sta lì. Ecco, una spiegazione a riguardo penso di averla trovata. Non riguardo a Pokémon giallo, Quello che succede a Lavandonia resta Lavandonia. In questa macchina, come per la GT1000 grande, Boss ha voluto puntare tutto sulla potenza di calcolo e non ha voluto sprecarne neanche un po', neanche per i colori sul display, per farla rendere e suonare al meglio possibile e per dare ai chitarristi flessibilità, versatilità, suoni stupendi e facilità di utilizzo. Anche uno schermo fatto in questo modo su una macchina del 2021 ha il suo perché. Costa un po' di più di Stomp, ma ha senso. Stomp è una versione ridotta di Helix, ma è ridotta anche nella potenza. Sia chiaro, la cosa non va ad intaccare il suono, semplicemente ci offre meno flessibilità per quanto riguarda il numero di blocchi che abbiamo a disposizione. È ovvio, la potenza di calcolo è minore, quindi abbiamo meno blocchi. In questo caso, questa GT1000 Core ci offre la stessa identica potenza di calcolo della sorella maggiore. Ci sta che costi qualcosina di più rispetto alla sua diretta rivale. Per tutte le altre info, scheda tecnica e soprattutto per acquistarla, come sempre trovate il link in descrizione. E sai cosa? Alla fine io sono una brutta persona e non te lo dico se ho cambiato idea se questa GT1000 va a sostituire quella bestiolina che c'è là dietro. Per scoprirlo iscriviti al canale e attiva la campanellina, così se cambio idea sei il primo a saperlo. Per tutte le altre cose, come sempre, ci vediamo venerdì prossimo, sempre alle ore 13, sempre qui su YouTube, finché non inventano una nuova piattaforma per i video.